Ciao! Prima che arrivi Robirox, vi dico subito che questo aggiornamento è solo per Prime, Call e Flex Prime. Ciao! Ciao ragazzi, io sono Robirox e benvenuti nel mio canale. E cosa non si fa per far ricordare le cose alla gente? Comunque sì, ha ragione Francarlo che avete sentito un attimo fa. Questo aggiornamento è valido solo per la nuova serie di pedaliere Edrush, mentre invece purtroppo per pedalboard, gigboard e MX5 quello che vedete qui non funziona. Ma veniamo a noi. Proprio qualche giorno fa Edrush ha rilasciato il nuovo aggiornamento 5.1 che permette, fra le altre cose, di selezionare e caricare all'interno della pedaliera Edrush i profili realizzati con NAM. Se non sapete che cosa è NAM, non voglio dilungarmi nella spiegazione perché ho già fatto numerosi video qui sul mio canale in cui ho spiegato non solo che cos'è e come funziona NAM, ma ho anche spiegato come realizzare, come creare i propri profili. Vi basta solo sapere, comunque, per chi proprio ne fosse a digiuno completo, che NAM è un sistema gratuito di profilazione, quindi io posso prendere la mia testata, i miei pedalini overdrive, ma anche i miei pedali compressori o via dicendo, anche magari se ho qualche preamplificatore microfonico o qualche altra strumentazione, diciamo così, vengono chiamati outboard, quindi quella strumentazione a rack da studio, la posso profilare, posso andare a creare una coppia digitale poi da poterla utilizzare in vari sistemi. Edrush è uno degli ultimi sistemi che ha integrato questa tecnologia. Edrush in questi ultimi giorni qui appena passati ha rilasciato questo nuovo aggiornamento in cui, e la cosa interessante è che ci faccio il video, è che ha integrato Ton 3000, che non è altro che questo sito, un mega contenitore di tutti i profili che gli utenti creano e rendono disponibili gratuitamente per tutti. Ecco, ha integrato questo Ton 3000 direttamente all'interno della pedaliera. All'interno di Edrush possiamo fare ricerca, quindi andare a cercare il suono che ci interessa e scaricarlo direttamente con la Edrush. Ma veniamo a noi. Ci sono due modi per fare l'aggiornamento. Il modo quello automatico, quindi ci basterà avere una connessione ad internet attiva e naturalmente Edrush deve essere configurata e collegata al nostro modem, al nostro router, quindi sostanzialmente Edrush deve avere un accesso ad internet tramite wireless. L'altro invece è tramite cavo USB, quindi dovremo scaricare il file updater, quello che ci permette di aggiornare la pedaliera, sul computer e tramite cavo USB andremo a fare esattamente la stessa procedura. In questo caso io utilizzo la mia Edrush Core, ma la procedura, sia chiaro, è uguale anche per Prime e per Flex Prime. Andiamo ad accenderla, aspettiamo che si avvii. Ecco, come avete visto, appena dopo aver caricato la schermata principale è comparsa questa seconda videata, perché naturalmente io ho già il mio modem attivo. Una volta che la Edrush si è accesa, si è connessa direttamente ad internet e già da subito mi informa che c'è un nuovo firmware. A new firmware update is available. Mi dice infatti che è disponibile questo nuovo aggiornamento che introduce varie novità e miglioramenti. Se voglio conoscere quali sono questi miglioramenti, queste novità, mi basta cliccare su See Release Notes e qui mi compare questa schermata in cui praticamente è un elenco di tutte le aggiunte che sono state fatte. Quindi per chiudere le release note mi basta premere su X e da qui, se voglio proseguire con l'installazione del firmware, semplicemente mi basta premere sul pulsante Yes e in automatico Edrush farà tutto. Si scarica l'aggiornamento da internet, se lo installa e si riavvia, e in pochi minuti, non servono ore, e lo dico perché magari qualcuno potrebbe dire la mia pedaliera è lì ferma da ore, c'è qualche problema, si è impiantata. In qualche minuto la Edrush è aggiornata.
Ma visto che a me non piacciono le cose semplici, vi voglio far vedere anche come fare l'aggiornamento invece tramite PC. Allora devo andare sul sito ufficiale edrashfx.com. Qui in alto trovo un menu, clicco su Pedals e scelgo il mio sistema. Io per esempio sto utilizzando Edrash Core. Clicco su Core ed ecco che mi si apre la pagina della mia pedaliera. Scorro con il mouse in basso per un po' finché compare questa seconda barra, questo secondo menu, e clicco su Download. Ecco che qui ho tutti quanti gli aggiornamenti. In alto ho proprio l'ultimo, Edrash Core 5.1 Firmware Updater per il Mac e per Windows. Scarico naturalmente quello del mio sistema operativo, utilizzo Macintosh, quindi mi scarico questo qui. Ebbene, una volta che il download è terminato posso anche chiudere questa finestra e me lo trovo qui. È un file zip, quindi lo devo decomprimere, quindi gli dico di estrarre tutto quanto il contenuto qui sul desktop. Quello che compare è questa nuova applicazione che si chiama Edrash Core 5.1 Firmware Updater ed è quello che utilizzeremo per aggiornare la nostra pedaliera. Dunque che cosa facciamo? Avviamo innanzitutto questa applicazione facendo doppio clic ed eccola qua. Si è aperta e abbiamo un unico pulsante rosso. Aspettiamo un attimo prima di premerlo perché dovremmo impostare Edrash in modalità update. Quindi da Edrash scelgo appunto Firmware Update. Qui di nuovo mi chiede: vuoi aggiornare in modalità USB o vuoi aggiornare in modalità wireless? Clicco su via USB, perfetto. Lei si spegne e si riavvia automaticamente in modalità update. Lo vediamo perché compare la scritta update qui in basso e rimane ferma e fissa lì. Quindi prendo il cavo USB e collego la Edrash al computer. Fatto questo, torno qui sul desktop e clicco su Update Edrash Core. In un attimo, vedete, lui fa alcuni controlli e comincia a trasferire i file dal PC verso Edrash. Ci mette veramente poco perché ovviamente l'aggiornamento da PC è più veloce. Attenzione che invece dallo schermo di Edrash non vediamo assolutamente nulla. Quando avrà terminato, adesso vedete che qui siamo già arrivati al 100%, quando avrà terminato l'aggiornamento, Edrash in automatico si spegne e si riavvia. Finché attendiamo il riavvio, chiaramente qui da desktop possiamo anche cliccare su Done, ovvero fatto, e l'applicazione si chiude. Queste cose qua non ci serviranno più, le possiamo anche eliminare. Edrash nel frattempo si è riavviata ed ecco che ci dà conferma che il nuovo firmware 5.1 è stato installato e di nuovo ci presenta la release notes, quindi praticamente tutte le aggiunte e i miglioramenti che sono stati fatti. Ora non ci resta che provarlo, sperimentarlo. Quindi proviamo ad accedere al cloud, cercare vari profili, provarli ed eventualmente, se ci piacciono, scaricarli. Tutto da Edrash. Voglio però precisare un paio di cose. Innanzitutto che per fare queste cose bisogna essere iscritti al sito Edrash e al sito di Tone 3000. Ossia, bisogna avere un account, un profilo, che sono ovviamente gratuiti, sul sito Edrash e sul sito Tone 3000. Ultima precisazione, questi due siti sono due realtà che, sebbene su Edrash, qui sulla macchina, ora si trovano nello stesso posto, sono due realtà distinte, quindi dovremmo avere un account per Edrash e un account per Tone 3000. Quindi innanzitutto vado sul menu e seleziono Edrash Cloud, clicco su Connect to Cloud e qui naturalmente mi chiederà di accedere tramite QR code. Lo inquadro con il mio smartphone e devo accedere immettendo i nome, password e i codici che mi vengono inviati. Eccolo qua, ci siamo. Ed ecco che abbiamo fatto l'accesso al nostro account Edrash. Clicco su Start Rocking,
Come potete vedere qui in alto è comparso il mio logo utente e qui possiamo cercare e scaricare i preset realizzati dai vari utenti per il cloud di Edrash. È comparso questo nuovo pulsante qui in basso a destra, Tone 3000, quindi ora con la stessa ennesima maniera di prima clicco su Tone 3000 e vado ad inquadrare il QR code. Questa volta dovrò accedere al mio profilo Tone 3000. Come avete visto io avevo già fatto l'accesso e in automatico ecco che sono dentro a Tone 3000 con il mio profilo personale. Ebbene, qui possiamo cercare tutta una serie di amplificatori, testate, cabinet, pedalini. Possiamo fare una ricerca, ad esempio se scrivo Vox AC30 o anche semplicemente Vox nella barra di ricerca gli do invio, ecco che mi dà tutti i risultati. Ad esempio questo qua che vediamo qui è proprio uno dei miei amplificatori che ho profilato io. Questo è un pacchetto composto da 3 profili dimostrativi e vi ricordo che se siete interessati invece ai pacchetti completi, io di solito realizzo dei pacchetti completi di profili e anche di impulse response, trovate tutto sul mio sito robirocks.it nell'area dedicata appunto a Neural Amp Modeler. Posso anche chiudere, ad esempio cerco qualcosa in stile Marshall, mi metto per esempio, che ne so, Marshall Plexi, qualcosa del genere, o magari posso anche cercare qualcosa per utente. Se per esempio provo a scrivere il mio nome, proviamo a scrivere Roby Rocks, se non erro avevo il nome utente tutto attaccato, Roby Rocks. Ecco, infatti ecco qua che sono comparsi tutti i profili che ho realizzato io. Questi sono tutti i profili gratuiti che trovate su Tone 3000 e ho realizzato io, di pedalini, overdrive, fuzz, ma anche per esempio dei miei modulo Rockman che vedete qui alle mie spalle. L'ho profilato, ricordo i profili completi, i pacchetti completi si trovano sul mio sito. Per esempio qui abbiamo un Marshall. Ok, proviamo per esempio a prenderci questo Rockman qui, clicco, qui c'è un'immagine, poi io qui ci faccio anche tutta la descrizione in cui spiego tutto quanto, che cos'è, come è stato realizzato, e qui in questo caso ci sono 3 profili inclusi in questo pacchetto. Posso provare i profili prima di cominciare a scaricarlo, quindi per esempio mi voglio provare questo clean, clicco su demo, proviamo a sentire. Ok, voglio provarne un altro, mi provo questo qui, Edge Boost, vediamo un po'. Ok, direi che questo mi piace, molto rocchettaro, con questa chitarra si sposa alla perfezione. Decido di scaricarlo perché in questo caso ho solo ascoltato una dimostrazione, ok? Quindi è solo una demo. Se lo voglio salvare e scaricare all'interno della pedaliera, clicco sulla freccetta qui di fianco. Mi chiede di darci un nome, posso darci un nome anche completamente differente, lo chiamo Rockman semplicemente, gli do download, perfetto, è stato scaricato, ci mette veramente poco perché sono pochi kilobyte. Qui posso chiudere tutto, come avete visto posso cercare in base al nome utente, in base al nome del modello, in base al prodotto, quindi amp, cab, overdrive e via dicendo. Vado ora, mi creo un nuovo preset, eccolo qui, questo è un preset vuoto. Scelgo uno slot libero, per esempio scelgo questo qui mi inserisco un clone perché di fatto di questo si tratta ed ecco che è comparsa la voce Neural Amp Modeler. Seleziono Load Num
vado su Ton 3000, che sono tutti i profili che sono stati scaricati da Ton 3000, quindi troviamo già altri, sono precaricati, ma se vado alla ricerca ecco qui che trovo il mio rockman.nam. Clicco su load ed ecco che il profilo NAM è stato inserito dentro al mio rig, dentro al mio preset. Bene, posso metterci ora per esempio un po' di riverbero, quindi qua in fondo io di solito mi ci metto un riverbero, eccolo lì. Potrei mettermi un concert hall, perfetto, vediamo un po' come viene. Ok, abbassiamo un po' il mix, facciamo una cosa lì così. Potrei mettermi anche un delay, mettiamoci un delay ping pong, magari una roba così, così, ottimo. Anche qua abbassiamo un po' il mix. E via dicendo, posso fare tutte le modifiche del caso, tratto questo blocco NAM proprio come in questo caso fosse un amplificatore, quindi vedete ho il livello di input, livello di output, ho anche un gate, quindi c'è anche un noise gate integrato nel blocco, non ho bisogno di aggiungerlo. Abbiamo anche la possibilità di attivare o meno l'equalizzatore. Una volta che è attivo, per esempio, vedete, posso regolare bassi, medi e alti. Posso scegliere in questo caso se voglio la light mode on o off. In questo caso questo è un profilo NAM A2 e NAM A2 mi permette di scegliere se lo voglio full, quindi alla massima definizione, alla massima qualità disponibile, o lo voglio light, quindi vuol dire che va a discapito un po' della qualità, ma veramente di poco, però ne guadagno in prestazioni. Quindi se avete per esempio dei rig pieni di effetti molto elaborati in cui la CPU per esempio è praticamente tirata per il collo, ecco, in questo caso magari diventa opportuno utilizzare la modalità light. In questo caso io sto utilizzando un profilo NAM A2 full, un delay stereo e un riverbero stereo e sono poco più del 40%, quindi direi molto buono. Posso sicuramente aggiungere altri profili? Purtroppo no, perché se vado per esempio a mettere un altro profilo prima, o magari voglio utilizzare due blocchi amp, o magari voglio usare un profilo di un pedalino e un profilo di un amplificatore, vado su clone, come potete vedere non mi lascia più scegliere Neural Amp Modeler. Questa è una cosa importante perché significa che AidRush può caricare profili NAM, sì, ma può caricarne solo uno, quindi non può avere due istanze come Stomp Station Pro, 3 istanze come Anagram o 5 istanze come X-Racer, ok? Questo naturalmente è dato anche ovviamente per forza di cose alla potenza del processore. Posso anche chiaramente trasferire profili NAM che già ho salvato sul mio computer o che magari posso scaricarmi da Ton 3000, perché ovviamente Ton 3000, lo sappiamo, è un sito www.ton3000.com che si può accedere da tablet, da smartphone. Appunto in questo caso sto utilizzando Google Chrome, quindi voglio dire sono sul computer. Come potete vedere qui trovo esattamente la stessa identica cosa, i vari profili di amplificatori, di pedalini, di testate, di casse, e naturalmente li posso filtrare per utente, per modello e quant'altro. Li posso ovviamente visualizzare e poi scaricare sul computer. Ecco, questo naturalmente è vero se l'utente di turno ha deciso di condividere il proprio lavoro con la community di Ton 3000. Ma per esempio se ho dei miei profili personali che non ho voluto per qualche motivo condividere con gli altri, sono robe mie magari professionali, per esempio in questo caso io sul mio computer ho questa cartella qua che ho chiamato Kraken, dove all'interno ho 6 profili. Questi sono dei profili che ho realizzato del mio
Victory Amp Kraken Mark II. Ho fatto 2 profili per il canale Clean, 2 profili per il canale Gain 1 e 2 profili per il canale Gain 2. Questi profili qui sono miei personali e non ho voluto condividerli con la community, sono roba mia, diciamo. Ecco, li posso caricare dentro ad Edrush? Certo che sì, non sono obbligato a utilizzare Tone 3000, chiaramente mi servirà il cavo USB. Quindi, dal momento che Edrush è già collegata con il cavo USB, abbiamo fatto l'aggiornamento prima, vado nel menu, vado su USB Transfer, ecco che Edrush compare sul computer sotto forma di una chiavetta USB. In questo caso io sono in un ambiente Macintosh, quindi viene messa direttamente lì sul desktop, ma magari se state utilizzando Windows vi comparerà, non lo so, su risorse del computer da qualche parte. È esattamente come se avete inserito una chiavetta USB. Quindi non faccio altro che accedere, entrare dentro ad Edrush e qui trovo la cartella Neural Amp Modeler. Qui, se ci facciamo caso, abbiamo la cartella Tone 3000 dove ci sono tutti i profili che abbiamo scaricato da Tone 3000, eccolo qui, rockman.num, più anche gli altri che erano qui di esempio. E abbiamo anche una cartella user. Io per esempio posso decidere di prendere tutti i miei profili qui che ho sulla cartella Kraken e trascinarli drag and drop o fare copia e incolla dentro la cartella user. Ok? Naturalmente posso farmi anche tante cartelle, anche decine di cartelle diverse, ognuna con un nome. Io per praticità preferisco mettere tutto quanto dentro lì. Chiudo e gli devo dare espelli. Quindi ricordiamoci sempre che dobbiamo espellere virtualmente il dispositivo, altrimenti poi Edrush ci può dare errore. Torniamo su Edrush, gli diamo sync e gli diamo procedi. Lei fa un rapido controllo, torniamo qua in My Rig, faccio un nuovo rig, eccolo qui, vado, scelgo un blocco, scelgo Clone, Neural Amp Modeler, Load Num e vado nella cartella User. Ed ecco che qui trovo tutti i miei profili Kraken. Quindi ho il mio profilo Kraken Clean, ho poi il mio profilo Gain 1, e il mio profilo Gain 2. Ecco, per gli abbonati al mio canale di livello Rodi, Rockstar e Legend troverete questi profili Kraken e anche i 3 preset che ho realizzato e sentite qui su questo video gratuitamente nella cartella di condivisione riservata. Questo è un mio omaggio per tutti coloro che sostengono attivamente la mia attività.
E per finire, che profili posso caricare in AirDrush? Ebbene, con questo aggiornamento AirDrush permette di caricare sia profili NAM A1, quindi la vecchia architettura, diciamo così, di profilazione, e i profili NAM A2. La cosa bella, lo fa senza conversione. Quindi AirDrush può caricare profili NAM A1 Lite, A1 Nano, A1 Father e A1 Standard senza conversione, e anche profili NAM A2 Lite e A2 Full senza conversione, quindi alla massima qualità disponibile nativamente. Questa è una gran bella cosa. Detto questo, ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, più che altro spero che vi sia stato utile per capire questa grande novità. Chiaramente in questo aggiornamento, come vi avevo già accennato, ci sono anche qualche effetto in più, qualche modello di amplificatore in più, l'equalizzatore per il basso, ma messo a confronto a questo è poca roba. Cioè l'aggiornamento e l'apertura verso l'architettura, la tecnologia NAM è qualcosa di fantastico, soprattutto perché lo possiamo cercare i nostri profili, possiamo fare una ricerca direttamente on board anche senza dover scaricare, quindi è una cosa veramente sensazionale. Ci basterà semplicemente avere una connessione di internet attiva. Fatemi sapere che cosa ne pensate, fatemi sapere se anche voi avete cominciato a sperimentare con questi profili, se volete un video più dettagliato o qualche tutorial più approfondito in determinate cose, non dovete fare altro che scrivermi naturalmente qui sotto nei commenti. Vi ricordo che io faccio una masterclass proprio su AirDrush Prime, trovate tutti i dettagli sul mio sito robirocks.it, nella sezione corsi trovate tutti i corsi che io faccio e anche quelli appunto di AirDrush. E quindi, ragazzi, vi ringrazio nuovamente, vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina, sono operazioni gratuite, aiuterete questo canale a crescere ed aumentare un po' la visibilità. Vi ringrazio sin da ora. Detto questo, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!